My Home, My Destiny, anticipazioni del 31 agosto e 1 settembre dove vedremo finalmente l'agoniato bacio tra Mehdi e Zeynep. A casa di Nermin, Mujgan fa compagnia a Benal per prendere tutte le sue cose e portarla alla nuova casa. Le due vengono fermate da Nermin. Chiede dove andrà a stare Benal. È giusto pensare al suo benessere, ma sembra che tutti si stiano dimenticando del benessere di Zeynep. Mujgan fa uscire Benal per poter parlare da sola con Nermin. Zeynep è l'unica persona in grado di non deludere Zeliha, di conseguenza lei non la metterebbe mai in secondo piano. In quanto a se stessa, lei sta solo obbedendo alle direttive di sua madre. Si sa che le madri decidono e le figlie obbediscono. Sultan, che ha trascinato fino a casa la figlia Emine, è su tutte le furie e non vuole sentire le giustificazioni di sua figlia che piange a dirotto ed è disperata. Lei ama Farooq, non voleva fare un torto a Zeynep, semplicemente si è innamorata. Ma Sultan non può accettare il fatto che Emine abbia nascosto questa verità sia a lei che a Zeynep. Non c'è nessun onore in questo e neanche il fatto di essersi innamorata la può giustificare. L'unica soluzione per Sultan è allontanare Emine dalla città. Andrà a stare dalla zia. Emine la supplica in ginocchio, madre e figlia piangono, entrambe disperate. Sultan, a questo punto, prende il computer e il cellulare di Emine e li porta via, lasciandola da sola, in lacrime, in camera. A casa Caraca si trovano tutti in soggiorno per discutere le decisioni di Zeliha di affittare una casa a Benal non parlandone prima con Mehdi e Zeynep. È sempre Mujgan a prendere posizione in favore di Benal. La loro madre Zeliha ha pensato fosse meglio tenere Benal vicina, visto che porta in grembo il figlio di Mehdi, e Mujgan ha obbedito alla madre, concordando sul fatto che non sia giusto far vivere Benal insieme a Nermin. Mehdi ribadisce il fatto di essere stanco che la sua famiglia prenda decisioni così importanti senza consultarlo. In casa arriva Nermin che, preoccupata per la situazione in cui si trova Zeynep, è decisa a portarla via con sé affinché possa abbandonare Mehdi e quella famiglia così ingombrante. Ne segue una discussione con Sakine che crede nel matrimonio della figlia, dicendo che Zeynep è capace di prendere le sue decisioni senza che lei possa influenzarla ancora. Le due madri si contendono l'attenzione e l'approvazione di Zeynep, finché lei stessa si dichiara stufa di essere sempre tirata da una parte e dall'altra, come se non sapesse decidere per sé. Zeynep esce da casa sconvolta e, seguita da Mehdi, trova ancora una volta nel marito il supporto e l'amore di cui ha bisogno. Lei infatti teme che la vicinanza di Benal possa in qualche modo separarli, ma lui non ha alcun dubbio. Nel suo cuore c'è solo Zeynep e insieme supereranno tutte le avversità. Nel frattempo, Emine, rimasta in casa a piangere senza computer e cellulare, prende la sua decisione. Lascia un biglietto alla madre e decide di fuggire. La sua vita sarà con Farooq. Sultan, sentendola uscire dalla porta di casa, scopre dopo pochi minuti il messaggio lasciato dalla figlia e si abbandona ad un pianto di sconforto. Intanto Farooq è a casa e riceve una videochiamata da una persona che scopriamo essere la fidanzata Céline, ovvero la ragazza con la quale suo padre ha organizzato il matrimonio, al quale Farooq ha cercato di opporsi. La ragazza, infatti, parla di un incontro organizzato dai rispettivi padri, al quale entrambi dovranno presentarsi quella sera stessa. Durante la videochiamata, alla porta di casa di Farooq suona Emine in lacrime e sconvolta perché è appena fuggita da casa sua. Farooq chiude repentinamente la chiamata con la promessa sposa e accoglie Emine a braccia aperte. A casa Caraca si trova un po' di pace e tutta la famiglia pranza insieme, compresa Nermin. Durante il pranzo, proprio a Nermin viene un'idea. Vista l'ospitalità ricevuta da Mehdi, vuole regalare a lui e a sua figlia una luna di miele. Essendo proprietaria di alcuni hotel, li ospiterà gratuitamente in una delle sue strutture e, vista l'occasione, potranno essere ospiti anche gli altri membri della famiglia, come Gemile, Kibrit e Yasmin. In fin dei conti, loro sono di fatti un'unica famiglia e sarà un'occasione per conoscersi meglio. Sakine, invece, da sempre gelosa di Nermin, rifiuta categoricamente l'invito, insieme a Mujgan, impegnata con Zeliha e Benal. Il mattino dopo, Mehdi e gli altri si preparano per andare all'hotel di Nermin e trascorrere dei giorni in famiglia.
Sarà Nu ad accompagnarli tutti in hotel e mentre tutti salgono sul suo pulmino arriva di corsa Sultan, che non vuole perdersi l'occasione di passare dei giorni spensierati vista la sua disperazione dovuta alla fuga di Emine. E proprio quando Zeynep le chiede dove sia la figlia, Sultan mente dicendo che si trova ad assistere la zia malata. Anche Emine e Farooq si stanno mettendo in viaggio per trascorrere dei giorni di relax. Un'idea di Farooq per far rilassare la ragazza, turbata dalla sua stessa fuga. All'hotel arrivano tutti e vengono accolti da un entusiasta Nermin che invita anche Nu a rimanere con loro. La vacanza sembra iniziare nel migliore dei modi. Nel frattempo Benal si gode la sua nuova casa, ma affacciandosi alla finestra rimane sconvolta. Vede Serat, il suo ex marito violento. Arrivata Mushgan a casa sua, le confida subito di aver molta paura del suo ex marito e viene anche a sapere che Mehdi e Zeynep sono in luna di miele, fatto che le prova il disinteresse di Mehdi verso di lei. In hotel tutti si divertono, Sultan sfrutta tutte le attrazioni che la struttura offre e Kibrit ha anche modo di parlare con Nermin, che si offre di insegnarle a nuotare. Tra tuffi, risate e divertimento Nermin comincia a legare con la nuova famiglia di sua figlia Zeynep, che mentre si gode gli attimi di pace con Mehdi. Durante una delle loro passeggiate romantiche, infatti, Mehdi e Zeynep si avvicinano sempre di più, rilassandosi e coccolandosi. Emine e Farooq arrivano a destinazione. L'hotel in cui sono arrivati sembra essere proprio quello di Nermin. Si scopre infatti che anche Farooq è proprietario dello stesso hotel, essendo socio in affari con Nermin. Farooq viene subito avvisato della presenza dei suoi partner in hotel, ma decide di non dire nulla ad Emine per non turbarla. In camera Zeynep indossa un completo rosa che teme possa non piacere a Mehdi e alla sua famiglia, in quanto reputato troppo audace per il loro quartiere di provenienza. Lui la rassicura ancora una volta. Lei può indossare ciò che vuole, sia lui che la sua famiglia non avranno nulla da dire perché è libera di esprimersi come vuole. Arrivata la sera, Farooq ed Emine cenano al lume di candela a bordo piscina. Emine è felicissima ed emozionata fin quando però non vede Kibrit. La ragazza riconosce subito lei e Farooq e, indignata, rimprovera subito Emine accusandola di aver tradito la fiducia di Zeynep e di volerla far soffrire. Emine la prega di mantenere il segreto per non creare un ulteriore problema in famiglia e le promette che se ne andrà subito con Farooq, cosa che Kibrit si augura prima di scappare via. Mehdi e Zeynep, ritiratisi in camera, trovano il letto agghindato come da tradizione per la prima notte di nozze. Zeynep sembra essere da subito turbata per questo motivo ed esce dalla stanza di fretta. Deve parlare con qualcuno, motivo per cui chiama subito la sua amica Emine, anch'essa turbata per essere stata scoperta da Kibrit. Durante una discussione con Farooq, quindi, Emine riceve la chiamata di Zeynep e le due parlano come sono solite fare. Zeynep espone il suo problema. Lei ama moltissimo Mehdi, ma non essendo più illibata ha paura che lui possa rifiutarla e sarebbe quindi impossibile per lei continuare ad amarlo. Emine la rassicura, ha già avuto prova che Mehdi stravede per lei e che è un uomo diverso dagli altri, dovrebbe quindi aprirsi tranquillamente con il marito. Zeynep trova conforto nelle parole dell'amica, ma Emine rimane ancora più turbata per aver nascosto la verità ancora una volta alla sua migliore amica. La serata, invece, per Sultan e Cemile prosegue in modo inconsueto. Sultan, visibilmente ubriaca, è determinata ad andare in discoteca, trovando però la resistenza di Cemile, che non sa come trattenerla. Le due incontrano Nu, che invece di far desistere Sultan la asseconda. I tre infatti si ritrovano in discoteca ed è proprio qui che Sultan, ubriaca ma ispirata, si rende conto che Cemile e Nu formerebbero una bellissima coppia e si capisce che nel prossimo futuro si impegnerà per far sì che i due si sposino. Nel frattempo Zeynep trova il coraggio di confessare le sue paure a Mehdi. In camera i due si siedono a parlare e Zeynep con molta delicatezza gli spiega le sue perplessità. Lei sa che Mehdi in passato ha avuto altre donne e lei rispetta questa cosa. Adesso lei è lì per chiedere a lui di fare lo stesso nei suoi confronti. Lei non è più illibata, è stata con Farooq quando erano una coppia, gli chiede quindi di rispettare questa sua condizione. Ancora una volta Mehdi si dimostra comprensivo e innamorato. Sì, lui è un uomo geloso, questo è risaputo, ma l'amore e la fiducia che nutre per Zeynep lo spingono ad essere un uomo migliore. Infatti lui la rispetta in tutto e per tutto.
Finalmente i due si abbandonano ad un lungo bacio per tanto tempo trattenuto e che li fa definitivamente avvicinare e sancisce la loro complicità e il loro amore. La mattina dopo i due si risvegliano l'uno nelle braccia dell'altra, rilassati e innamoratissimi, pronti a vivere il loro amore al 100%. Mentre sono a letto, Zeynep riceve il messaggio che la informa che Ekrem è arrivato in hotel. Lei vorrebbe andarsene per evitare di incontrarlo e parlando con Mehdi gli dice che hanno un'ottima scusa per andarsene. Lei tra 2 giorni dovrà discutere la tesi di laurea e quindi ha bisogno di tempo per prepararsi. Mehdi, che non sapeva ancora della laurea, abbraccia sua moglie. È sempre più orgoglioso di lei. La stessa mattina Emine è di tutt'altro umore. La ragazza vuole abbandonare il prima possibile l'hotel così da non rischiare di incontrare la madre o peggio Zeynep. Faruk però sembra molto rilassato e non teme l'incontro con Zeynep o Sultan. L'amore per Emine però lo porta comunque a mettersi d'accordo con il direttore dell'hotel per organizzare il check-out in sicurezza così da non turbare ulteriormente Emine. Zeynep, Mehdi e la famiglia si ritrovano all'ingresso dell'hotel, così da poter partire e salutare insieme Nermin. Solo Kibrit ancora non risponde all'appello. Zeynep va quindi a cercarla e, andando nella hall centrale, la trova, ma trova anche Emine e Faruk in un equivocabile atteggiamento troppo confidenziale. Zeynep capisce tutto e rimane senza parole vedendo la sua migliore amica con il suo ex fidanzato. Emine cerca di dire qualcosa, ma Zeynep non le dà neanche il tempo di rispondere. Prende Kibrit e va via, ancora incredula per ciò che ha visto. Terminano così le puntate del 31 agosto e del 1 settembre. Vi ricordo che manca solo la puntata di sabato 2 settembre, prima dell'ingiustificata sospensione che Mediaset ha messo in atto nei confronti di My Home, My Destiny. Io sono Stefania e come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, vi terrò aggiornate su tutto quello che succederà. Un abbraccio e ci sentiamo nei commenti.